Bentornati nel canale delle Burneo e come avevo detto mi sono collegato al canale di YouTube di UFL. Penso che lo potessi fare, insomma non credo che ci siano restrizioni su questo. La Premier è tra 2 minuti e nel frattempo se volete partecipare con me a questa live basta che... Bentornati nel canale delle Burneo e... Ok, si sente la mia voce e io vi aspetto qui. Io comunque lo guardo e casomai alla fine vi do una mia opinione su quello che ho visto. Un minuto manca, un minutino e vediamo com'è questo UFL. UFL, il gameplay di questo UFL, sono curioso. Chi è che mi mandano messaggi? Non lo posso mettere a schermo intero però. Ancora no. Vabbè, aspettiamo che possa metterlo a schermo intero. Vabbè, nel frattempo, scusate, devo cercare un'immagine da mettere, sempre che non cominci adesso, inizierà a breve, devo cercare un'immagine da mettere poi sulla live, UFL, vediamo gameplay, immagini, questo qua non sarebbe male, questa qua scarico, dai. Ok, poi lo mettiamo. Ho fatto? Qua è cominciato? Eccolo qua. "50 secondi". Il conto alla rovescia, sono stati furbi a farlo, eh. Fa tanto da 31 dicembre Capodanno. Manca ancora 50 secondi. Però, vedete, già la scritta UFL col campo di calcio non è male. Ciao Francesco, ciao. Vediamo com'è il trailer di questo nuovo videogioco di calcio. Sì, il trailer, il gameplay. Arancio, nero, verde, ale ale, Francesco. Ok, è iniziato. Però non so la risoluzione che ho messo. Infatti non è bene la risoluzione. Aspettate che l'ho messo in 1080. Ah, non va neanche a 1080. Ma via porco, che cazzo fa? Ah, è troppo lento. Andiamo.
Veloce, mettiamo a 720. Eccoci qua, gameplay reveal. Hey UFL. everyone, and welcome to the first UFL live show event. My name is Eugene, I'm the CEO at Strikers Inc., the game studio behind UFL. First of all, I would like to use this opportunity to thank you all for Non your ci sono i continued support sottotitoli. and positive feedback you've shared with us in recent months. We appreciate it a lot. Today I will guide you through the basics of the game, give you a brief look at our Sì, speriamo bene, Francesco, speriamo bene. Strikers Inc., and we'll of course see the UFL gameplay trailer. As a surprise, we'll also get to meet someone really special. All in all, it's going to be a fun ride, so sit tight. We have prepared some much awaited announcements about UFL, so if you don't want to miss anything, especially the gameplay, stay tuned till the end of the show. Unreal Engine, vabbè, ormai quello è il motore che il cosa che fa girare tutto. Il numero 9, gli scarpini. Sì, sta benina dai, sta benina. Free to play anche questo. Sta benino, solite allergie. Night Live, we announced UFL. There was a pivotal moment for the studio. We never had any public announcements before then. There were left a few Easter eggs for those willing to find them. Generally, we've been focused on building the core functionality and the team of UFL. I know that for many of you, Strikers Inc. is still the new kid on the block, and you may wonder who we are and where we came from. Our team consists of specialists in all areas of game development: marketing, licensing, partnerships, legal, and administrative support. Strikers Inc. was established in December 2016 by the founders of Wiser and Playrix, renowned game developers. At that time, we only had 4 people working, including myself. In 3 years, we were 100, and now we have outgrown the milestone of 200 people around the world, working both from our offices and from home. We're an ambitious team, driven by the desire to lead a new generation of football video games and digital entertainment in general. But the most important thing is we're gamers. We play a lot, sometimes too much, but one thing remains unchanged. We know exactly what we want to achieve with UFL. As we have said many times, the vision behind the game is making a totally accessible, fair to play, and fresh experience in the football gaming space. This is the game we want to be playing with you. For your special benefit, we have prepared a series of development diaries so that you have a good feeling about our studio's everyday vibe. And now, let's take a look behind the scenes of UFL production. Vabbè, ci mostrano la Striker Inc. La produzione. UFL. Le scene tagliate. Come hanno sviluppato la produzione del gioco. I work on the cutscenes for the UFL game. Cutscenes in a football simulation video game differ from what we see in other games. Our cutscenes look like real documentary fragments. We try to avoid video game conventions. It is essential for each football cutscene to feel authentic. We set up and shot the scenes as if we were TV operators and editors. What I want to achieve is that a football fan, while playing UFL, would say, "Yes, I believe that." Привет, I'm меня зовут Alex. Алекс. My main job is setting up scenes during the filming process. Actors' movements should be realistic, and emotion should look like in a real football match. When a player reacts to a missed shot or celebrates a goal, every detail is important. How they set up to the ball, all those looks in the squad, when players prepare for a penalty. I believe that our passion for football and our attention to detail will help us to remove the difference between the game and the actual TV broadcast. I'm Vitaly, a lead animator. My team is working on blend shape, facial and character animations for the cutscenes and environment. A character goes on a long journey from the beginning of the modeling process until the moment when they can jump. Si sono dati da fare, comunque, cazzo, vedi? Con l'esultante, le espressioni facciali, i movimenti del corpo. Motion capture, but the
processing and polishing, we make the movements as realistic as Ah, possible. barba del We Lukaku. search for a balance between technical specifications and visuals. This way we create beautiful content. Allora qua che si vede un piccolo progettino del gameplay. Appena appena. Ok. UFL's gameplay is designed to be fun, competitive, realistic looking, and responsive. These are the key pillars we try to stick to while working on the game. The flagship mode in UFL is a global online league with a division-based ranking and fair matchmaking system that takes every player's personal performance into account and decides on the next opponent correspondingly. There is no so-called handicap in the game. We don't try to change the game to make it work for both players. We give a player the right opponent to compete with and provide him with a learning curve that will bring satisfaction and gratification for mastering another skill level in the game. Questo mi piace che ha detto, Non so se avete capito, ma ha detto che non ci sono strani eventi durante una partita. Speriamo. You make decisions on player transfers, team formation, starting lineups, and match tactics. In addition, you have an option to upgrade not only your squad, but also your individual players by growing their skill or even training them to play in adjacent positions. The higher you climb in the league, the better the players and teams are matched against. Ultimately, you can qualify for the Premier Division, where players compete for the biggest rewards and wildcard spots in official pro tournaments and world championships, both on and offline. There will also be a separate team-based ranking so that you can share the experience with your friends. Besides the league mode, there are a number of other play modes: non-league online matches, 2v2s, 3v3s, online matches with friends, and offline mode to play casually, special events, missions, challenges, and custom tournaments, to name a few. Sembra che abbia parecchie modalità e non è male, sia offline che online. There are no annual resets or wipes. Instead, there are seasons during which you are competing for the champion title. If you win it, you keep it with you forever in your trophy room. Play solo, play in a team with your friends, and become the UFL champion. A simple and fun concept to play. In the last 4 months, we have revealed some of our fantastic partner clubs around the world. We pay a lot of attention and respect to these partnerships because in our case, they are not just for a presentation. You may call it the UFL way, but we believe there are better alternatives to club partnerships than just buying a license. Our goal is to give UFL players another layer of connection between clubs and their fans. We'll keep revealing and signing partner clubs from all over the world, so stay tuned for updates on the hot topic throughout 2022. Today I suggest we look at some of the most prominent partner names we have unveiled so far. Del West Ham. Lo Sporting. Glasgow Ranger. Ce ne sono, Sì, hanno un po' di club partner. Non lo so, Bura, quando è che lo lanciano. Oggi facevano vedere solo il gameplay. Of an amateur club that became an officially recognized semi-pro team in England. They are young, ambitious, and have already created a remarkable story. Driven by their passion and love for football, they managed to combine two worlds, the real and the virtual. We share the same approach, values and goals, and thus it is hard to imagine a better alliance. Please welcome #United. We are #United. What started as a group of mates playing together back in 2016 is now a proper team playing in the 8th tier of English football. We've played all over, from Sunday League pitches to Wembley
stadium in front of 34,000 people, from international tours to the FA Cup. We've got an incredible fan base all over the world who make everything that we do possible, and we keep them up to date with what happens at the club across our social media platforms. Our esports team is top quality. We've won some huge honours over the last few years, and we're regularly competing with the best of the best. And more recently, we've added a brilliant women's team who play in the 4th tier of English women's football, and we've added over 500 youth players. And we've done all this in just 5 years. We are a one-of-a-kind football club. We are hashtag. Hashtag United. Uniti. We've already discussed the clubs and companies we teamed up with to make UFL shine. But to achieve this ambitious goal required something monumental, something that would help us spread the word about the game and reach an even broader audience. So, we decided to build a stellar lineup of top-notch footballers as UFL brand ambassadors. So, without further ado, here's our magnificent 5. 5 ambasciatori hanno. Uno è Zinchenko. Player operating as a left full-back for Manchester City and a central midfielder for Ukraine, is one of the brightest talents of his generation. In 2021, he's become the youngest captain in the Ukrainian national team's history. Romelu Lukaku, a beast of a player. The Belgian striker made a name for himself in England, then went to Italy, where he won Serie A and was voted the MVP in the competition. This season, Lukaku returned to Chelsea, where he started his English career. He instantly made his physical and goal-scoring presence felt. Roberto Firmino, a unique player and the heart of the Firmino attacking trio. The smiling Brazilian, known and loved for his no-look goals, Bobby is a great dribbler and provider of assists as well. Ah, ma forse di Firmino lo sapevo già. Firmino, Lukaku e Zinchenko lo sapevo, gli altri due non so. Kevin De Bruyne is the first name Ah, on the De team Bruyne. sheet for Manchester City and Belgium. Regarded as one of the best playmakers of his generation, De Bruyne pulls the strings of his attacking midfield position and contributes a lot with his assists and crucial goals. And it's no surprise Kevin has been voted PFA Players Player of the Year twice in a row. He's a complete player who delivers week in, week out. As you have probably noticed, our Magnificent 5 is, well, a Magnificent 4. But it's about time to fix that and unveil our 5th ambassador. Need any clues? This player has won league titles in England, Spain and Italy. He has won 32 trophies in his career, including 7 league titles, 5 UEFA Champions Leagues and 1 UEFA Nations League and 1 UEFA European Championship. Recently, he has reached a fantastic milestone, having scored an incredible 800 official senior career goals for club and country. So, you're probably already getting the idea. Anyway, let me make a quick call to get things settled. Hi Cristiano, welcome to our show and thank you for joining us today. Thanks Eugene, and cheers to all of the football fans and gamers around the world. I'm happy to announce my partnership with UFL. This is a revolutionary project in football gaming. UFL brings a competitive and fair-to-play experience to every gamer. Hey Eugene, let's do this and show what everyone has been waiting for. Sure thing Cristiano, talk soon and good luck to you on the pitch. Non ci credo. Wait no further, here's the very first look at UFL in action. Oh, finalmente ci fanno vedere il gioco. Ma non ci credo, hanno perfino Ronaldo come ambassador. With a message from the future. A future where there is online football for all. A future where free to play means fair to play. A future where you can choose from your favorite players and they actually play like them too. Ricorda FIFA quella cosa. And manage every stage and every detail of their journey. We compete in matches where skill is always the deciding factor, experiencing moments of exhilaration, deflation, and elation.
that every true football fan can relate to. We overcome challenges, taking on new opponents and old rivals. We propel our clubs to incredible League heights, promotion. attracting star players and nurturing new talents as we create our ultimate footballing lineup to take on all comers and let the world know what it really means to be the best. This is what the future of online football looks like. And how do we know? Well, we built it. And it's time for you to join us. UFL is coming when it's ready in 2022. Ah, sarà così l'immagine. Me coglioni con Ronaldo in copertina. So that's it. You have no idea how long we've been wanting to show you some of the in-game materials. I want to tell you a little bit about why we're here, why we started developing UFL in the first place. I want to say that we at Strike No, non sembra male. È un po' un misto, mi sembra, tra FIFA e ricorda qualcosina di football. Beh, di football proprio no, di PES. Però non lo so, poi bisognerà provare giocando per vedere com'è. With UFL, we're building an ecosystem unique to sports video gaming. We're planning to hold special events featuring our ambassadors and partner clubs, a hybrid of on and offline activities. I'm sure you're wondering about the release date. Well, UFL is its final stage of development, and we will be announcing the date as soon as we feel ready. All in all, I want to thank you for your patience and the time you spent with us today. Stay tuned, subscribe to our socials, and follow us at joinufl.com. Talk to you later, take care, and bye bye. Beh, non è stato pensavo fosse una presentazione un po' più lunga, ma ci sta, cioè che sparo Ronaldo. Hanno come ambassador anche Ronaldo. Cioè il più grande è Ronaldo di ambassador, ce l'hanno nella copertina del gioco. Nel 2022 comunque esce, quindi esce quest'anno. Non so quando, ma esce quest'anno. Beh, se hanno già fatto vedere il gameplay non manca secondo me tanto. Per me è un mesetto e mezzo esce. Magari usciranno con una demo. Boh. Staremo a vedere. Stay tuned, te lo dicono anche loro. Cosa dire ragazzi? Non è per niente male. Cioè, se volete ci riguardiamo un pezzettino. Sì, è un po' vago, sì, bravo. 2022 è un po' vago, però. Però ragazzi, se a me non piace FIFA che cazzo devo dire? A me non piace FIFA e io giocherei questo, cioè vorrei provare questo, visto che football non si sa quando cazzo metteranno a posto il gioco, cioè riguardiamo la parte volevo vedere se c'era la parte. Scusa un attimo, andiamo un attimo qua. Volevo vedere se potevo riuscire a rivedere il gameplay. Ok. In the last Our hashtag. Scusatemi, ma voglio vedere la parte del gioco proprio. Recently, he has reached a fantastic milestone. Sure thing, Cristiano. Talk soon and good luck to you on the pitch. Okay, guys, Ok, lo riguardo insieme a voi. Mi sei aspettato almeno un 30 secondi pieni di gameplay reale. Sì, anch'io avrei qualcosa di più, cioè. Sì, è molto vago, cioè, sì, ti fanno vedere delle azioni, ma. Cioè, non si riesce a capire benissimo. Sembra
Poi queste cose qua, insomma, sono filmati, non è che è gameplay. Sì, vabbè, stile FIFA qua, la roba della squadra, le magliette. Cioè qua sì, si vede qualcosina, ma è veramente dei brevissimi, sono nemmeno 2 secondi. And a nation that every true football fan can relate to. We overcome challenges, taking on new opponents and old rivals. We propel our clubs to incredible heights, attracting star players and nurturing new talents. Cristiano Ronaldo è molto importante che abbia un ambassador come Ronaldo. Really means to be the best. This is what the future of online football looks like. Non lo so, il filmato non ti fa capire benissimo, però hanno detto una cosa molto interessante, se ho capito bene, è che non ci saranno intromissioni strane nelle partite, qualcosa che noi conosciamo bene. Però vedi Ale, che cazzo, guarda la cosa, c'hanno Ronaldo come ambassador, Lukaku, That's it. I eh, have no idea how long cioè, I've been wanting hanno dei buoni ambassador, cioè Ronaldo, Lukaku, De Bruyne, Zinchenko e Firmino, cioè sti cazzi, non è male, però mi aspettavo qualcosa di più, ecco. Diciamo, se hanno fatto la struttura di FIFA con il gameplay che è una via di mezzo tra PES e FIFA senza mettere la famosa mano invisibile che mentre giochi online va a cambiare le carte in tavola per far vincere uno o l'altro, cioè questi hanno fatto centro col gioco. Sì, sì, Vincenzo. Sì, sì, si sono ispirati a FIFA, cioè la struttura, anche le competizioni, sentivo che dicevano che tipo di competizioni ci sono, sembra molto cioè, copiato da FIFA. Però se ti fanno una via di mezzo tra FIFA e il nostro Pro Evolution Soccer, con tante competizioni sia offline che online, cioè non dovrebbe essere malvagio. Poi per carità, finché non ce lo fanno provare con il pad alla mano, non è che posso dire chissà quante altre cose. Cioè, le impressioni si può sperare, ecco. Noi abbiamo la speranza che questo qui, visto che c'è scritto fair to play, speriamo che funzioni. Guarda che sono rimasto male, cioè male, sono rimasto a bocca aperta quando hanno fatto vedere Cristiano Ronaldo come ambassador. Io speravo in qualcosa di molto simulativo, diciamo un PES 2021 ma più realistico, ma sono gusti. Sì, ma neanche a me piace, te lo dico sinceramente, io a FIFA ho giocato solo a una demo e tipo un giorno e basta. E FIFA 2015 devo aver giocato 3 partite, cioè proprio il gameplay di FIFA proprio non mi piace, capito? Però siamo ridotti con eFootball che vabbè, lasciamo a parte il lato grafico, ma il gameplay è ancora in alto mare. E a me piace giocare il videogioco di calcio. E quest'anno a che cosa gioco? Cioè, io non sto facendo niente, non sto giocando, cioè gioco pochissimo e mi incazzo anche tantissimo con il gioco di eFootball perché quello sto provando a giocare, ma cioè giocare di nuovo a PES 21, PES 20, PES 19, PES 18, per carità, adoro il gioco di Pro Evolution Soccer, però non torno più indietro a giocare a giochi già giocati miliardi di volte. Sì, se magari migliorano ancora qualcosina del gameplay, certo che ne varrà la pena. Comunque è un free to play, cioè è un gioco scaricabile gratuitamente, cioè lo si può provare benissimo, poi sono gusti, se
se ti piace o non ti piace, decidi se tenerlo o se eliminare il gioco. È che, cioè, il punto è che non si hanno altre alternative, cioè, questa è la terza alternativa ai giochi di calcio, cioè, quindi io veramente confido che sia un gioco che vale la pena, anche perché altrimenti rimane ben poco, cioè, e football non ti fanno sapere niente, cioè, si parla a aprile, mi sembra di aver, cioè, ho visto il video di un mio amico, di un altro youtuber mio amico che è Stefano Ferrari, che ha fatto oggi il video, mi pare che abbia detto aprile, cioè, è lunga fino ad aprile, mm, cioè, vedo che fra 4 giorni è febbraio. Questa cosa qui non la so ancora, però io presumo che lo faranno sì per vari, I, I think it's possible to play with the personal computer. I think the game will be to the old console and personal computer. I don't know for sure. Sì, sì. Va bene ragazzi, questo era tutto. Io chiuderei perché visto che è corto, chiuderei tutto. Ci rimandano al stay tuned. Vabbè, resteremo connessi e aspetteremo le novità. Ringrazio le persone che mi hanno scritto: Vincenzo, sì, Alessandro Gamer, il mio amico Dromo79 e Francesco Tasso che sono passati. È tutto, chiudo qui. Chiudo anche termino la diretta da OBS e vi ringrazio a tutti quanti, e se vi è piaciuta questa piccola live di intrattenimento delle burno